Bella a tutti ragazzi, come state? Bentornati sul channel. Oggi proveremo le GT3 prima dell'aggiornamento in modo tale poi da capire effettivamente cosa è cambiato con la nuova fisica della gomma. Nel pacchetto abbiamo l'Aston Martin, l'Audi R8 del 2018 e del 2019, la Bentley, la mia amata Bentley, ce l'abbiamo anche nella versione del 2020, la BMW M4, quella di Valentino Rossi per intenderci, poi abbiamo la Ferrari 488 GT3, poi abbiamo le McLaren, la 650 e anche la 720. Bella, la McLaren è bellissima, sexy mi viene da dire. Poi c'è la Mercedes, la AMG, poi abbiamo la Porsche GT3 e in ultimo abbiamo la Radical. Via, scendiamo in pista. Ho scelto il circuito di Zandvoort National, che sarebbe Zandvoort quello più corto, in modo tale che in una giornata intera riuscirò a provarne un po' tutte. Allora ragazzi, inguantiamoci e vediamo cosa ha da dire questa Aston Mario GT3. Ragazzi, intanto vi posso dire che il sound mi gusta. Figuriamoci adesso che dovrebbero migliorare anche con l'aggiornamento che uscirà a pomeriggio. Ma non vedo l'ora ragazzi, non vedo l'ora. Iniziamo. Fatti al cordolo. Tutto. Vediamo se riesco a capire qui dove è tutto distaccato. Bello cucito. Mamma mia, come va in derapata sovrasterzo in uscita. La parte lenta. Il cordolo assorbito perfettamente. Abbiamo sfondato tutto il cordolo all'esterno. Vediamo quanto riusciamo a chiudere. 1.7595. Dai, passiamo all'altro. Next. Ok ragazzi, auto aggiornata alla versione 3.51, usciamo. Giro di lancio e giro lanciato. Vediamo cosa è cambiato con l'aggiornamento. Adesso si sente molto di più la gomma lavorare e quindi bisogna stare molto più attenti sia in inserimento che in uscita di curva. Vediamo qui se riesco a stare cucito. Vedi come parte? E guarda come si riscalda la gomma adesso. Attenzione. Mamma mia ragazzi, le prime impressioni sono notevoli. Vediamo qui in uscita. Ci siamo ragazzi, ci siamo veramente. Guardate anche il consumo com'è nettamente differente. Con la vecchia versione della gomma avevamo fatto 2 giri e avevamo consumato tipo l'1% o il 2%. Qui già si parla del 2,5-3% al giro. Ci siamo ragazzi. Anche come tempi su giri non è cambiato molto, avevamo fatto mi pare 1.7.5 e adesso abbiamo fatto 1.7.8, sempre lasciando tutto standard, però il feeling al volante adesso è molto più simile alle GTE. Tra le altre cose anche l'ABS si sente tantissimo quando forzi le frenate. Figo, approvata. E usciamo diretti, senza setup, senza nulla, per come abbiamo fatto con l'Aston Mario. Vediamo se riesco a restare cucito.
frenata. Bella, molto stabile il posteriore dell'auto, ci si può fidare. L'action lavora benissimo, non so neanche quanto è impostato di base, ma leggermente in sottosterzo qui. Si sfrutta tutto il foro dell'uscita e vediamo quanto riusciamo a chiudere. E 403 dietro quindi. Ok, prossima. Vediamo cosa ci dice questa nuova versione. Ragazzi, vi posso dire già che la cosa che sento di più è il fatto che si riesce adesso a distinguere se quello che sta succedendo all'auto è una cosa che riguarda il trasferimento di carico. Guarda che difficile. Se riguarda il trasferimento di carico, le sospensioni o le gomme. Pazzesco. Cioè, riuscire a distinguere se quello che stai avvertendo è qualcosa che è sulle sospensioni piuttosto che sulle gomme è eccezionale. Veramente. Andiamo qui in uscita. Poi guardate il consumo. Cioè, oltre al consumo anche come si riscalda la gomma. Adesso il comportamento del GT3 è diventato molto più simile al comportamento che hanno le GTE, perché la gomma dovrebbe essere proprio quella. No, ragazzi, questo è veramente uno step evolutivo che sta facendo il Factor 2 impressionante. Vediamo quanto riusciamo a chiudere il tempo sul giro. Brutto. L'Audi è stata veramente complicata da portare. Sai, ragazzi, io la Bentley l'ho guidata un anno su assetto corsa competizione. Vediamo cosa ci trovo di diverso. Goffa, cioè per come deve essere. Sì, decisamente molto complicato, perché ovviamente ha una massa enorme e quindi tutta questa massa che si sposta avanti e indietro non la rende proprio agilissima, secondo me, proprio per come deve essere. Troppo agile su assetto corsa in competizione. Vediamo quanto pigliamo. 7, 8, valore di tipo, ragazzi. In questo momento si porta in seconda posizione. Dai, next. Dai, proviamo la nuova versione della Bentley. Vediamo cosa ci saprà dire. Ok, ci siamo, ci lanciamo. Bentley. Già vi posso dire che già il sound anche qui, come nelle altre due, come nell'Audi e nell'Aston Martin, è migliorato. Anche ovviamente questa ha il blip in scalata per evitare di esagerare con le scalate, quindi diffondere il motore. E si sente proprio la differenza fra la Bentley e l'Audi, anche proprio a livello di telaio. Si capisce che la Bentley è un pochino più ingombrante
e che comunque ha il peso all'anteriore, quindi un motore anteriore, e che soprattutto i cordoli li assorbe meglio dell'Audi, come avete visto. Anche qui è complicatissimo non far riscaldare la gomma, cioè bisogna veramente fare adesso dei setup molto più carichi, perché riscaldare la gomma significa perdere trazione e poi si crea un effetto a catena che non riesci più a raffreddare la gomma e arrivi al momento che ti spingi. 19046. Ragazzi, sono diventate veramente difficili da guidare queste GT3, ma mi sta piacendo perché adesso bisogna impegnarsi di più e si sta andando verso quelle che sono le mie preferite, ovvero le GTE. 6.5 hours later. Bene ragazzi, allora ragionandoci su che cosa è cambiato veramente. Allora, a mio parere è cambiato tutto, sia nel sound che nella fisica della gomma. Molto particolare la sensazione dell'ABS, stupenda, la sensazione di poter capire se sta succedendo qualcosa alla gomma o alle sospensioni, indipendentemente che sia sovrasterzo o sottosterzo, e soprattutto riesce a sentire il peso della macchina. Nel concreto, il consumo della gomma adesso si avvicina a quello che è oramai lo standard sulle GTE. Dopo l'aggiornamento di luglio, infatti, ha stravolto totalmente il modo di gestire la gomma sui simulatori. E infatti vorrei dedicarci proprio un video alla fisica della gomma. E come avete visto da questa piccola prova, diciamo nel vecchio modello di gomma delle GT3 bastava semplicemente dare giù tutto il gas, andare sempre al limite e alla fine lo stesso si era consumato l'1% il 2% della gomma. Quella gomma rimane sempre il punto chiave, perché è lì che si fa un pilota. È fondamentale saper andare veloci e gestire contemporaneamente la gomma. Questa mossa di Air Factor 2 è veramente intelligentissima, perché nei prossimi anni le GTE andranno sostituite sempre di più dalle GT3. Aggiornarle in questo momento è fondamentale per il futuro di Air Factor 2, delle 24 ore di Le Mans, eccetera eccetera. Spero di portarvi pian piano le prove di tutte le GT3, perché vi ricordo che dal 21 febbraio Air Factor 2 toglierà il limite del pacchetto, ma si potrà entrare nelle lobby anche possedendo una solo auto. E quindi questo video potrebbe essere adatto a chi volesse comprarne solo una. Beh ragazzi, per questo video è tutto e noi come sempre ci vediamo in pista. Sì, ma con le GT3 o con le GTE?